sono a bordo di una fantastica Ford Focus RS, la seconda serie prodotta dal 2009 e il 2011. È spinta da un propulsore inedito per me, un 2,5 litri, 5 cilindri in linea, 20 valvole turbo, da 305 cavalli e 440 Nm di coppia. Copre lo 0 a 100 in 5 secondi e 9 con velocità di punta di 264 km/h. Il peso complessivo si aggira sui 1700 kg di tara, non è proprio un peso piuma, però ha davvero tanta potenza disponibile. Madonna, che erogazione, è mostruosa ragazzi. Questo propulsore è lo stesso che montava la Focus ST, ma venne rivisto in maniera a dir poco invasiva. 9 pistoni, albero a camme, aspirazione e scarico intercooler maggiorato, alberi a gomiti e turbocompressore Borg Warner K16, compressione a 1 bar e 4, una pressione doppia rispetto alla Focus ST da 225 cavalli. Inizialmente venne limitata la produzione a soli 8.000 esemplari, poi ci fu una richiesta mostruosa e venne ampliata fino ad 11.000 veicoli. Nonostante la potenza importante, qui aumentata fino a circa 310 cavalli grazie ad uno scarico completo Ragazon con 200 celle, l'aspirazione Montun ed una mappa dedicata, Ford decise di optare per la trazione anteriore. Ne soffre un po'. Per ovviare comunque al tipico sottosterzo fastidioso, utilizzarono un particolare differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato con 6 ingranaggi planetari, ha una sospensione MacPherson all'anteriore, al posteriore c'è il multilink con le barre antirollio, le molli e gli ammortizzatori rigiditi, monta anche un assetto completo Bilstein B14, è molto rigida, tanto cattiva, porta comunque sempre fuori. Porca puttana, ha davvero tantissima potenza disponibile, è bellissima quest'auto, fastidiosa e cattiva per colpa della trazione anteriore, direi. Grazie a questi accorgimenti si ridusse comunque il valore di offset dello sterzo, garantendo un feedback difficile da riscontrare su una trazione anteriore. Per darvi un'idea, una di quelle che mi ha impressionato più di tutti finora per potenza e per gestione della stessa è stata la Civic Type R FK8. Questa ci si avvicina veramente tanto, però qui eravamo nel 2009. È fantastica, da pelle d'oca ragazzi. Il cambio è un manuale a 6 rapporti, gli innesti sono molto precisi, molto diretti, è morbido, è un cambio che definirei gentile, non ti obbliga a tirare delle cannonate per fare delle cambiate, soprattutto in scalata ad alti giri. Sugli RS vennero maggiorati anche i freni, infatti monta dischi autoventilanti da 336 davanti e 302 mm dietro, direi necessari per avere una buona frenata vista tutta questa potenza disponibile. Completano il quadro dei cerchi da 19 pollici montati su pneumatici da 235/35, una spaglia ribassata, come attacca la curva però. Il terza quarta è poderoso, sembra avere una potenza disponibile semplicemente infinita. È un'auto che ho atteso veramente tanto, ho rinviato 2 volte per colpa del meteo i test drive, ma a fine anno purtroppo bisogna prendere quello che c'è. Anche oggi c'è un po' di nebbia, però tutto sommato la visibilità è molto buona. Sono estremamente felice di averla attesa così tanto, è bellissima.
A livello estetico Ford si impegnò davvero per rendere l'RS immediatamente distinguibile dalle normali Focus. La presa d'aria trapezoidale anteriore lascia intravedere l'enorme intercooler maggiorato, i parafanghi allargati per ospitare appunto i cerchi da 19 pollici, i paraurti ridisegnati, il bellissimo diffusore posteriore, il cofano con le due feritoie per un maggior raffreddamento del vano motore. Ci sono poche certezze nella vita e una di queste è che il 5 cilindri mi abbia fatto innamorare. È un tiro completamente diverso da tutti gli altri motori che ho avuto la fortuna di poter provare. È bestiale, è bestiale. Sentite come carica, come soffre ovviamente la trazione anteriore, ma non è così invalidante come cosa. I colori disponibili per quest'auto erano fondamentalmente tre: c'era l'Ultimate Green, il Performance Blue e il Frozen White. Questa è appunto in Frozen White. Questo in particolare con i cerchi arancioni è meravigliosa, sono i miei colori preferiti, rispecchiano anche il mio logo, è impossibile non innamorarsene, è bellissima. Il grosso turbo ci mette un po' a caricare, ma quanto carica, ti arriva un calcio nel È molto bella anche dentro. La strumentazione supplementare per tenere d'occhio la temperatura dell'olio e la pressione dell'olio e del turbo è bellissima. Ti dà veramente un feedback racing che insieme ai vari badge RS ti portano davvero dentro un'altra dimensione. Ti sembra di essere effettivamente dentro un'auto da corsa, un po' da corsa. È un'auto decisamente affidabile, costruita con criterio e con ottimi materiali. Si è distinta da tutte le hatchback sul mercato nel momento del debutto e ancora oggi le linee sono davvero bellissime ed attuali. Qualora foste interessati ad una di queste, dovete prepararvi a mettere mani al portafoglio. Infatti non potete pretendere di spendere meno di 23.000 euro fino ai 50.000 per una RS 500 in tiratura limitata con scarico aspirazione, mappatura e colorazione dedicata. Il prezzo minimo dunque è quello, non sarà facile contrattare perché chi la possiede spesso è un appassionato consapevole di avere per le mani un pezzo raro e di valore. Preparate dunque l'assegno, una gran sportiva, va pagata il giusto e c'è poco da fare, insomma. È un mostro, è un mostro. Concludendo, se volete una sportiva pura con cambio manuale meraviglioso, con un 5 cilindri in linea che urla e trasuda potenza da ogni singolo poro, con un'affidabilità fuori dal comune obiettivamente, non dovete far altro che cercare una di queste. È bellissima, è cattiva, è ben piantata, con un gran telaio e c'è comunque sufficiente posto per viaggiare in 5, non è un'auto piccola internamente. Prima di venire a provarla ne avevo un po' il timore, visto anche i risultati nell'ambito sportivo. Nel rally infatti ho ottenuto con la Focus 2000 un secondo posto nel mondiale VRC nel 2009, l'anno del debutto di questa, dietro ad un inarrivabile Loeb. È un'auto semplicemente fantastica, bellissima, è cattiva anche in quinta, è cattiva. Mi piace da morire. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!